Ciao a tutti e benvenuti e bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia del Sergiorno e oggi presenteremo il tema di marzo, che sarà ispirato a un film che ho visto di recente, che è Il ragazzo Leirone, cartone in realtà, e questo film cartone tratta appunto di una storia di un ragazzo che si trasferisce, che scopre diciamo un mondo parallelo grazie a questo Airone che era una creatura mistica. In questo mondo parallelo diciamo ci sono delle creature un po' strane, tra cui dei parrocchetti assassini che facevano troppo ridere e questi Wara Wara, nonché tema di marzo che sarà appunto ispirato ai Wara Wara, che sono queste cose qui che vi metto qui, sono tipo degli spiritelli bianchi, tondi, con le faccette e i braccini carinissimi, che sono nel mondo parallelo e quando salgono in cielo in questo mondo dopo nascono nel mondo reale. Ve la faccio breve. Quindi, dato che mi piacevano tantissimo, ho detto facciamoci un tema e allora, dato che sono anche semplici da disegnare e io ho pochissimo tempo ultimamente perché come vedete in questo angolo di video ho un hobby che mi porta via non poco tempo ultimamente e quindi devo, diciamo, cercare di accroccare tutto il tempo che ho e farlo convogliare in qualcosa di sensato. Quindi il tema è sviluppato tutto su questi spiritelli, è molto semplice nel senso che come colore è principalmente il blu che ho usato principalmente per gli sfondi e per i testi che inizialmente erano con il font del film, quindi un font graziato, ma poi mi sono resa conto che non stava per niente bene con la forma dei Wara Wara che sono tondi, quindi poi vedrete nella clip finale ho modificato tutti i testi per farli diventare tondi perché sono maniaca e riguardandolo adesso mentre facevo il video ho detto non posso presentare una cosa che fa così schifo, quindi vedrete che durante tutto il tempo farò questi testi e poi alla fine diventeranno tutt'altro, però vabbè. A me piacciono di più adesso, quindi sono più felice. Mi sentivo in colpa a mostrarvi qualcosa che sinceramente mi faceva schifo a guardarla, quindi ecco. Bene, come al solito trovate tutto in info box, quindi cosa ho utilizzato, liste Amazon, eccetera. Vi ricordo di seguirmi su Instagram dove vedrete anche queste creazioni un po' alla volta nascere, insieme anche a TikTok, quindi Instagram e TikTok ho lo stesso username, quindi cercatemi così. E noi ci vediamo al video. Eccoci qua, come sempre ho sistemato la mia postazione e ho cancellato diciamo il disegno di Massima che avevo fatto con la gomma pane. La cover page l'ho incentrata tutta su un big Wara Wara, un maxi Wara Wara che rappresentasse il mese di marzo, molto felice. E come vedete qui ho utilizzato l'outline, quindi a discapito di come avevo detto nel video di febbraio che mi piaceva senza outline, in questo caso mi sono ritrovata costretta a fare l'outline in quanto i Wara Wara sono bianchi e non si sarebbero visti o comunque mi sarebbe toccato farli grigi, chiari, e non erano bellissimi, li preferivo far bianchi con l'ombretta grigia, quindi mi sono incentrata sul provare a farli risultare il più carini possibili anche con l'outline che appesantisce un po' il disegno. E vabbè, in ogni caso comunque il film ha l'outline nero, quindi comunque si avvicinava. Come vedete il font io ho provato a riprendere, è venuto pure male, ma ho provato a riprendere il font del film, quindi il come era scritto Il ragazzo Leirone, però non sta troppo bene con la forma di Wara Wara che è tonda. Il blu l'ho scelto principalmente perché quando i Wara Wara salgono nel cielo, il cielo è questo blu scuro e mi piaceva il contrasto che aveva il bianco dei Wara Wara con l'ombretta grigia sul cielo blu, e quindi ho detto va bene, facciamo il tema blu che era carino. Nella pagina che solitamente faccio la quote page ho deciso di riempire un pattern di Wara Wara con le faccine più disparate, che è presa da una scena del film in cui erano tutti diciamo in un campo, e è stato divertente perché puoi sperimentare sul dove mettere la faccina e farlo risultare il più carino possibile. Qui ho aggiunto diciamo il rosso delle varie bocchette, volevo fare l'effetto del campo sotto ma non sono ancora troppo brava a rendere l'erba come dovrebbe essere, quindi ho provato a fare dei ciuffi, poi ho fatto degli ulteriori ciuffi blu sopra e alla fine, vedrete alla fine proprio del video, ho deciso di colorare tutta la pagina blu. Quando che ho rifatto anche i testi ho deciso che tutta la pagina andava fatta blu e i ciuffi erano brutti, perché sinceramente appesantivano troppo e avere già comunque tanti elementi diversi tra loro che creavano diciamo questo semi pattern mi dava un po' fastidio vedere anche l'erba
blu sotto, che tra l'altro l'erba non è blu, quindi ecco. Comunque, passando al Month Calendar, qui avevo provato, diciamo, a creare un font un po' effetto macchina da scrivere, ma con i terminali rotondi, che lì per lì ho detto, ah, carino, può essere. Poi in realtà quando ho provato a scrivere expenses ed incomes mi è venuto normale scriverlo, diciamo, normalmente in calligrafia, quindi ho detto sì, devo rifare tondo, quindi vedrete che alla fine anche questo testo con scritto March l'ho fatto più tondo. Il month calendar l'ho fatto piccolino, ho lasciato più spazio per le spese e gli incomes, perché questo mese, se non lo sapete, ho diversi mercatini, e se siete in zona Veneto, provincia di Vicenza soprattutto, sarò a diversi mercatini qua in zona, e quindi mi servirà un tracker un po' più sostanzioso per tracciare, diciamo, le vendite, soprattutto delle cose in argilla che faccio e in cemento. Qui poi ho messo altri wara che svolazzavano un po' in giro con altre faccine. Prima ho fatto l'outline come sempre con il pennarello, diciamo, fino, poi ho deciso di fare gli occhioni grossi col pennarello un po' più grosso, e poi ho aggiunto le bocchette, le varie ombrette, eccetera. Non sapevo se farli con l'outline, con il pennarello un po' più spesso, ma in questo caso avrebbe appesantito ulteriormente la pagina e l'avrebbe resa troppo pesante, ecco. Era bella leggera come era venuta fuori, e quindi l'ho lasciata così. E ho aggiunto le varie ombrette perché così era coerente alla pagina prima, e poi passiamo agli abyss tracker, che non li avevo ancora disegnati, quindi li ho fatti estremamente a caso, sperando venissero bene al primo colpo. E devo dirvi che a forza di fare questi tracker finalmente ho capito l'ingombro che hanno, e posso farli a mano libera al primo colpo senza sbagliare. È stato quasi una prova per me stessa farli direttamente con la penna. Solitamente non faccio mai niente direttamente con la penna, disegno sempre prima a matita perché ho paurissima di sbagliare, mi dà fastidissimo usare la cancellina, diciamo. Però vi dirò, sono fiera di me perché sono riuscita a fare una cosa, non dico perfetta, ma comunque che decente, che andava bene al primo colpo. Quindi ho fatto dei wara tracker che appunto erano felici e che avevano segnato le varie cose, come sempre postare, bere acqua, mangiare sano e fare workout. E gli ho fatto poi un alone blu sotto che riprendesse un po' le pagine precedenti. E poi, come sapete, ultimamente mi faccio un content ideas, perché se no non mi ricordo mai cosa devo postare, cosa devo fare, eccetera. Poi giustamente ero sovrappensiero, quindi vedrete che ho dato tantissima importanza come, diciamo, spazio ai post, quando in realtà avrei dovuto mettere la programmazione, quindi la schedule, e non so se si pronunci così in realtà, comunque vabbè, e quindi vabbè, ho fatto un tracker troppo piccolo per la programmazione, alla fine li invertirò probabilmente, però intanto è andata così perché faccio queste cose troppo sovrappensiero a volte, quindi non ci penso troppo. Qui, come vedete, stavo colorando la pagina iniziale che, come vi avevo detto all'inizio, mi faceva schifo tutta con i filetti blu, quindi l'ho colorata completamente di blu. E poi questo è il risultato finale. Spero vi piaccia, fatemi sapere giù nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.